Carlos Castaneda. Il modo corretto di camminare e l'interruzione del dialogo interno. Parte 2. Tecniche di base. Video tutorial. La citazione seguente è tratta dal volume nell'edizione italiana intitolato L'isola del Tonal, in quella spagnola Relatos de Poder, in quella inglese Tales of Power, ovvero Storie di potere. Parte terza, capitolo La strategia dello stregone. Attenzione, le citazioni sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. È presente anche un breve tutorial pratico che chiarisce dei punti del video precedente in base alle vostre richieste. Introduzione. Salve guerrieri! Vorrei ricordare a chi è poco pratico del nagualesimo che una tecnica di base come il modo corretto di camminare, all'apparenza banale, è fondamentale per chi vuole imparare ad allontanare il predatore inorganico detto volador. Non saltatela, né pensate di poterne fare a meno per nessun motivo. Castaneda e Don Juan camminavano in quel modo nel deserto per molte ore e questo avvenne per svariati anni. C'è una motivazione molto importante dietro a questa ossessione di Don Juan per queste lunghe camminate nel deserto di Sonora, cioè fermare il tuo dialogo interno, ovvero deparar tu dialogo interno, o in inglese a way to stop your internal dialogue. Ascoltiamo insieme il dialogo originale. Don Juan e Carlos sono presso la casa di Don Genaro sulle montagne, ma quest'ultimo è assente. Per fermare quella visione del mondo che si ha fin dalla culla, non basta semplicemente averne il desiderio o se ne prenda la decisione. C'è bisogno di un compito pratico. Quel compito è chiamato il modo corretto di camminare. Sembra una cosa innocente e senza senso. Come tutto ciò che ha potere in sé per sé, il modo corretto di camminare non attira l'attenzione. L'hai considerato, almeno per diversi anni, un modo curioso di comportarsi. Non ti è stato chiaro, fino a poco tempo fa, che fosse il modo più efficace per fermare il tuo dialogo interno. Il modo corretto di camminare. Come interrompe il dialogo interno? Chiesi. Camminare in quel modo specifico satura il tonal. Disse. Lo inonda. Vedi, l'attenzione del tonal deve essere posta sulle sue creazioni. In effetti, questa attenzione è ciò che in linea di massima crea l'ordine del mondo. Il tonal deve prestare attenzione agli elementi del suo mondo al fine di mantenerlo e deve soprattutto sostenere la visione del mondo come dialogo interno. Disse che il modo corretto di camminare era un sotterfugio. Il guerriero, curvando le dita, attira l'attenzione sulle sue braccia. Poi, guardando fuori fuoco, in qualsiasi punto direttamente di fronte a sé, nell'arco che inizia dalla punta dei suoi piedi e termina sopra l'orizzonte, inonda letteralmente il suo tonal di informazioni. Il tonal
senza il suo rapporto biunivoco con gli elementi della sua descrizione, non può parlare a se stesso e così si giunge al silenzio. Don Juan spiegò che la posizione delle dita non aveva alcuna importanza, che l'unica cosa che importa in assoluto è attirare l'attenzione sulle braccia, posizionando le dita in varie posizioni insolite. E ciò che è importante è il modo in cui gli occhi, tenuti fuori fuoco, rilevano un numero enorme di dettagli nel mondo, senza raggiungere chiarezza riguardo ad essi. Aggiunse che in tale stato gli occhi possono catturare dettagli troppo fugaci per la visione normale. Congiunto con il modo corretto di camminare, continuò Don Juan, l'insegnante deve insegnare all'apprendista ancora un'altra possibilità, tuttavia più sottile, la possibilità di agire senza credere, senza aspettarsi ricompensa, di agire semplicemente per agire. Non esagero nel dirti che l'esito dell'impresa del maestro dipende da quanto bene e armoniosamente guidi il suo apprendista a questo aspetto specifico. Dissi a Don Juan che non ricordavo nessuna occasione in cui lui aveva discusso del fare solo per il fare come una tecnica particolare. Tutto quanto quello che mi ricordavo erano i suoi commenti costanti, ma vaghi rispetto a ciò. Fermare il dialogo interno è, tuttavia, la chiave del mondo dei brujos, degli stregoni, disse. Il resto delle attività sono solo supporti. L'unica cosa che fanno è accelerare l'effetto di interrompere il dialogo interno. Disse che c'erano 2 attività o tecniche principali utilizzate per accelerare la cessazione del dialogo interno: cancellare la storia personale e il sognare. Mi ricordò che durante le prime tappe del mio apprendistato mi aveva dato un certo numero di metodi specifici per cambiare la mia personalità. Io li misi nei miei appunti e li dimenticai durante gli anni, fino a rendermi conto della loro importanza. Quei metodi parevano al principio risorse altamente intolleranti per costringermi a modificare la mia condotta. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Vorrei iniziare il mio commento dicendovi che moltissimi ci hanno chiesto di parlare dell'interruzione del dialogo interno e del fatto che non siano riusciti a trovare qualcuno che li aiutasse a capirne il vero significato o funzionamento. Ebbene, il mio consiglio è di non tentare con le parole o spiegazioni, bensì di sperimentarlo direttamente seguendo le istruzioni della tecnica appena descritta. Infatti Don Juan dice quale è il motivo delle nostre difficoltà di abbandonare questo continuo domandarsi qualcosa e autorispondersi. Los brujos están convencidos de que todos nosotros somos una bola de idiotas. Gli stregoni sono convinti che siamo tutti un branco di idioti. Disse. Non possiamo mai abbandonare volontariamente il nostro controllo. Per questo dobbiamo ingannare noi stessi. Tratto da L'isola del Tonal, parte terza, capitolo La strategia dello stregone. Molti di voi si chiederanno perché sia di importanza chiave per i brujos riuscire ad interrompere il dialogo interno. Il motivo è avere un incontro diretto con il Nagual.
È questo quello che cercano principalmente gli sciamani descritti da Castaneda. Il modo corretto di camminare è solo un espediente, infatti con il tempo e la pratica non servirà più, bisognerà all'occorrenza interrompere il dialogo interno in automatico. Tratteremo l'argomento in maniera più approfondita in seguito, quando spiegheremo la differenza tra tonal e nahual. Adesso ci concentreremo nel praticare bene il modo corretto di camminare, in particolare su come usare lo sguardo. Don Juan, in quest'altra citazione, tratta sempre dall'isola del Tonal, parte prima, appuntamento con la conoscenza, ci dà dei dettagli fondamentali. All'inizio della nostra relazione, Don Juan aveva delineato un altro procedimento: camminare per lunghi tratti senza focalizzare gli occhi su nulla. La sua raccomandazione era di non guardare nulla direttamente, ma, incrociando leggermente gli occhi, di mantenere una visione periferica di quanto si presentava alla vista. Sottolineò, anche se allora non capii, che, mantenendo gli occhi senza mettere a fuoco su un punto appena sopra l'orizzonte, era possibile percepire in maniera simultanea ogni elemento nel panorama totale dei quasi 180 gradi di fronte agli occhi. Mi assicurò che quell'esercizio era l'unico modo per sospendere il dialogo interno. Prima di farvi vedere una dimostrazione pratica di Nick, vorrei mostrarvi che l'edizione italiana presenta delle differenze rispetto a quella inglese e spagnola. In spagnolo abbiamo mantenere una visione periferica di quanto si presentava alla vista, cioè di mantenere una visione periferica di quanto si presentava alla vista. Nella versione italiana abbiamo un meno tecnico e preciso dare un'occhiata generale a ogni cosa. Inoltre, in spagnolo abbiamo era possibile percibir en forma simultánea cada elemento en el panorama total de casi 180 grados frente a los ojos. Traducibile letteralmente, era possibile percepire in maniera simultanea ogni elemento nel panorama totale dei quasi 180 gradi di fronte agli occhi, mentre nell'edizione italiana abbiamo il meno incisivo cogliere ogni cosa invece di un più significativo in maniera simultanea. Salve guerrieri, sono Nick, della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Adesso ci concentreremo su come deve essere direzionato lo sguardo. Dobbiamo mantenere gli occhi su un punto fisso di fronte a noi leggermente più alto dell'orizzonte. Per esperienza, faccio notare che la maggioranza delle persone è abituata a mantenere costantemente quando cammina lo sguardo verso il basso. È normale perciò che dia la sensazione di guardare più in alto del solito. In molti casi si dovrà proprio alzare un po' la testa rispetto alla posizione che siamo soliti tenere. Altro errore comune da correggere è la distanza del punto che di solito si prende come riferimento. Dobbiamo puntare il nostro sguardo il più lontano possibile, troppo lontano per poter coglierne appieno i particolari. Per poter dare un esempio, come quando guardando il mare, osserviamo una nave che scompare piano piano oltre l'orizzonte. Una volta fatto questo, spostiamo la nostra attenzione alla vista periferica ai lati, senza mettere a fuoco nessun elemento in particolare, semplicemente ampliando il più possibile l'ampiezza dell'immagine che si para di fronte a noi. Se siamo sufficientemente rilassati, si avrà la sensazione di incrociare in maniera leggerissima gli occhi. Questo ci dirà che abbiamo raggiunto l'uso degli occhi che vogliamo ottenere. Arrivati a questo punto,
dovremo allenarci a mantenere questo stato durante la camminata. Per rispondere ad alcune domande che ci sono state poste, la camminata non ha uno standard, ma si deve adattare al tipo di terreno, agli ostacoli e all'andatura. Le braccia eseguiranno tutti i movimenti che il corpo richiederà per muoversi e mantenere l'equilibrio e, contemporaneamente, mantenere l'attenzione sulle mani, sugli avambracci e sulla vista. Non è una cosa a cui siamo abituati. Le sue finalità vanno molto oltre l'andare da un punto ad un altro. Quando Castaneda la descrive, riporta che sembrava bizzarra per un osservatore esterno. Don Juan aggiunge che chi ti guarda non potrà mai capire cosa stai veramente facendo. Ci è stato domandato anche se chi ha problemi a camminare può utilizzare tecniche alternative per interrompere il dialogo interno. Sì, esistono e ce ne occuperemo man mano che andremo avanti. È comunque fondamentale che chi ha difficoltà si concentri comunque ad apprendere l'uso degli occhi qui riportato. Detto questo, invito tutti quanti voi a provare e a sperimentare personalmente. Questo video è terminato. Saluto tutti coloro che ci seguono e ringrazio per i commenti ed i riscontri positivi che stiamo trovando. Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno deciso in tutta libertà di sostenere il nostro canale abbonandosi o in altre forme. Grazie per la fiducia e il sostegno che ci date. Buona pratica a tutti!